Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. La Roxil Theopharma, ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è la Roxil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere la Roxil durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è la Roxil? La Roxil è un farmaco a base del principio attivo amitriptilina cloridrato, appartenente alla categoria degli antidepressivi triciclici e nello specifico inibitori non selettivi della monoamino ricaptazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Theopharma. La Roxil può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: la Roxil 10 mg 30 compresse rivestite, la Roxil 25 mg 25 compresse rivestite, la Roxil 40 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 20 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Theopharma. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: amitriptilina cloridrato. Gruppo terapeutico: antidepressivi triciclici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: depressione endogena, fase depressiva della psicosi maniaco-depressiva, depressione reattiva, depressione mascherata, depressione neurotica, depressione in corso di psicosi schizofreniche, depressioni involutive, depressioni gravi in corso di malattie neurologiche o di altre affezioni organiche, profilassi dell'emicrania e delle cefalee croniche o ricorrenti, trattamento del dolore neuropatico periferico dell'adulto, posologia, terapia delle depressioni, trattamento ambulatoriale. Il trattamento ambulatoriale comporta la somministrazione di una dose iniziale di 50 mg di Laroxil al giorno che, secondo la necessità del caso, potrà essere ridotta oppure aumentata progressivamente sino al conseguimento dell'effetto ottimale. Di questa dose, 30 mg vanno somministrati la sera al momento di coricarsi, 10 mg il mattino e 10 mg a mezzogiorno. Nei malati anziani o giovani, posologie più deboli sono in genere sufficienti. La somministrazione delle suddette dosi è attuabile sia con le compresse rivestite di Laroxil da 25 mg o da 10 mg, sia con la soluzione gocce, una goccia uguale 2 mg di amitriptilina. Trattamento ospedaliero. Terapia iniziale: si inizia con la dose di 25 mg da ripetere 2-4 volte nel corso della giornata, dose totale /di 50-100 mg. In caso di necessità la dose totale giornaliera può essere portata sino a 200-250 mg. Stabilita la dose iniziale ottimale, la si può mantenere per 1-3 settimane, per poi discendere gradualmente sino alla dose efficace di mantenimento. Terapia di mantenimento: la dose di mantenimento deve essere stabilita caso per caso. Generalmente è di 25 mg ripetuta 2-4 volte nella giornata. Nei pazienti giovani ed in quelli anziani spesso sono sufficienti dosi inferiori. La Roxil può essere associato ad altri psicofarmaci, neurolettici, tranquillanti, ipnotici, come pure alla terapia fisica. Nel trattamento di pazienti anziani, la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Profilassi dell'emicrania e delle cefalee croniche o ricorrenti. Il trattamento profilattico dell'emicrania e delle cefalee croniche o ricorrenti prevede la somministrazione di una dose iniziale di 30-50 mg di Laroxil al giorno che, secondo la necessità del caso, potrà essere ridotta oppure aumentata progressivamente sino al conseguimento dell'effetto ottimale. Di questa dose, la frazione posologica maggiore va somministrata la sera al momento di coricarsi, una seconda al mattino ed una terza a mezzogiorno.
Nei malati anziani o giovani, posologie più deboli sono in genere sufficienti. La somministrazione delle suddette dosi è attuabile sia con le compresse rivestite di Laroxil, da 25 mg e 10 mg, sia con la soluzione gocce, una goccia uguale 2 mg di amitriptilina. Trattamento del dolore neuropatico. Il trattamento deve iniziare a basse dosi, da 12,5 mg a 25 mg al giorno per una settimana. La dose è poi aumentata tutte le settimane con incrementi graduali da 12,5 mg a 25 mg a seconda della tollerabilità. La posologia è individuale e varia da 50 mg a 150 mg al giorno e deve tenere conto di eventuali trattamenti analgesici associati. La terapia di mantenimento deve essere condotta alla più bassa dose efficace, valutando periodicamente l'opportunità di un'interruzione del trattamento. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti, glaucoma, ipertrofia prostatica, stenosi pilorica e altre affezioni stenosanti dell'apparato gastroenterico e genitourinario, malattie epatiche, insufficienza cardiaca, disturbi del ritmo e della conduzione miocardica, periodo di recupero post-infartuale. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Poiché il farmaco può causare ipotensione ortostatica, variazioni della glicemia, turbe dell'emopoiesi, del fegato e del rene, è raccomandabile eseguire periodici controlli della pressione arteriosa, della glicemia, della crasi ematica. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Inibitori delle monoaminossidasi. Gli antidepressivi triciclici non debbono essere associati a farmaci MAO irreversibili per la possibilità di gravi effetti collaterali, ipertermia, convulsioni, coma, exitus. Qualora si renda indispensabile sostituire, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Laroxil. insieme ad altri farmaci come Linazolid Accord e Altcare, Linazolid Accord, Linazolid Aurobindo Italia, Linazolid Aurobindo, Linazolid Cabi, Linazolid Crecadidi, Linazolid Creca, Linazolid Milan, Linazolid Milan Pharma, Linazolid Teva, Nervaxon, Zivoxid, compressa rivestita, Zivoxid, granulato, Zivoxid, soluzione, uso interno, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Laroxil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Laroxil durante la gravidanza e l'allattamento? Non essendo disponibili, a tutt'oggi, dati sufficienti relativi all'impiego degli antidepressivi triciclici nelle donne in stato di gravidanza, Laroxil andrà utilizzato solo se il potenziale beneficio per la madre giustifica. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il prodotto può indurre turbe della visione, attenuare la prontezza di riflessi ed interferire sul normale grado di vigilanza. Di ciò debbono essere avvertiti coloro che conducono autoveicoli o altri macchinari o svolgono lavori pericolosi. Effetti indesiderati. Effetti indesiderati legati alla classe farmacologica. Studi epidemiologici, condotti soprattutto in pazienti di 50 anni ed oltre trattati con SRI e antidepressivi triciclici, hanno mostrato un aumento del rischio di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio di amitriptilina cloridrato può manifestarsi con secchezza delle fauci, mitriasi, tachicardia ed aritmia, ipotensione, depressione respiratoria, ritenzione urinaria e, nei casi di sovradosaggio massiccio, coma, convulsioni ed allucinazioni. Il trattamento è sintomatico. La lavanda gastrica può essere utile, poiché le proprietà anticolinergiche dell'amitriptilina ne rallentano l'assorbimento. È possibile somministrare neostigmina, prostigmina, per lenta infusione endovenosa, con monitoraggio elettrocardiografico continuo, al fine di contrastare gli effetti cardiaci. Tale trattamento può essere ripetuto, se necessario, a intervalli di mezz'ora. L'ipotensione dovrebbe essere trattata con metaraminolo.
Le convulsioni possono essere controllate con diazepam o fenobarbital. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antidepressivo, codice ATC. N06A09. Specialità medicinale contenente amitriptilina, un antidepressivo appartenente al gruppo dei triciclici. Tale sostanza è caratterizzata dal punto di vista farmacologico da un'evidente attività anticolinergica, proprietà farmacocinetiche. L'amitriptilina è assorbita bene per via orale, si lega in alta percentuale alle proteine del plasma e subisce l'azione degli enzimi microsomiali del fegato. Sono stati identificati 8 metaboliti. Derivati, dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta dell'amitriptilina. DL50 per os nel ratto maschio pari a 900 mg/kg. DL50 per os nella ratto femmina pari a 825 mg/kg. DL50 per os nel coniglio pari a 322 mg/kg. Elenco degli eccipienti. Laroxil 10 mg compresse rivestite. Amido di mais. Lattosio monoidrato. Povidone. Magnesio stearato. Talco. Gomma arabica, nebulizzato essiccato. Etilcellulosa. L'H di copolimero. Amido di riso, ossido di ferro rosso, e 172. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Laroxil a base di amitriptilina cloridrato sono amitriptilina EG, amitriptilina Milan, Laroxil, Triptizol. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.